Amici del Lupo Solitario, bentornati in un nuovo video. Sono un po' assente negli ultimi giorni, purtroppo per impegni lavorativi, impegni personali non sono riuscito più a portare nuovi contenuti. Oggi invece ci riesco e approfitto di questa bellissima giornata per portarvi nel Lazio Wild. Ho fatto qualche ricerca nel corso di questa settimana, quindi non pensate che vedo un pochino la giacca che tira un po' di aria. Dicevo, non pensate che non ho portato contenuti ma non li ho pensati, quindi sono oggi qui a portarvi in un posto ovviamente sempre immerso nella natura, dove praticamente potremo sicuramente vedere strade bellissime. Dovrei fare un pochino di strade bianche, molto semplici, tranquille, da passeggiata, come piace fare a me, e soprattutto stare in una zona di pace, di relax, uscendo dal contesto urbano che tutto l'anno ti logora l'anima e anche il corpo, in un certo senso. Quindi la domenica, come vedete, sto andando a una velocità di crociera molto bassa, lenta, perché la domenica per me è riposo, non è assolutamente lo sfogo del classico motociclista della domenica che vanno a sfogarsi, a mettere in pericolo se stessi ma soprattutto gli altri. Per non parlare delle zavorrine povere che vanno una pena là sopra a ghigliare su un mezzo centimetro di sella, che secondo me un calcio al culo è più comodo di quelle selle, da dietro a fare appunto da zavorrina. La zavorrina viene proprio detto per il fatto che che porta del peso sul posteriore della moto, e quindi questo facilita, rende ancora più briosa la guida sulle curve. Però per carità, io non ho zavorrine ma mi godo la moto lo stesso. Allora, oggi è una bella giornata, come dicevo, mi sto accingendo in direzione Subiaco. Da lì Subiaco dovrebbe essere, adesso ho cercato un pochino di costruirmi la cartografia della giornata, ma dato che l'ho improvvisata veramente negli ultimi giorni, dovrei passare da Subiaco ovviamente e poi andare in direzione di un paesino che si chiama Ienne, e da lì raggiungere un santuario che si chiama il Santuario della Santissima Trinità. Io dico che è barato, ragazzo. Tu dici? Io dico. Famoso Santuario della Santissima Trinità, chi è che non lo conosce? Praticamente vado da lì a puntare verso la Cappadocia, che non è la Cappadocia turca ma la Cappadocia nostra italiana, che sta in Abruzzo, già sconfinando un po' in Abruzzo. E da lì, tra il passaggio dal santuario alla Cappadocia, questo paesino, Valle Pietre mi sembra di ricordare, dovrebbe esserci appunto un bel pezzo di strade bianche in mezzo alla natura, dove consigliano addirittura di fermarsi un pochino ad assaporare, a respirare i profumi di queste località, di questi posti incontaminati, per quanto possono essere vicini comunque poi alla civiltà. Va bene, detto questo, io adesso mi godo il pezzo di strada, ci vediamo più tardi e vediamo un pochino che cosa succede. Sto facendo. Ciao ragazzi!
Eccoci ragazzi, sono adesso sulla Subracense e mi sto dirigendo ormai in prossimità, sono quasi a Subiaco. Guardate che strade ragazzi stupende in mezzo a questi boschi, belle curve, strade diciamo tenute abbastanza bene. Fa freschino però piacevole. Mi sono appena lasciato alle spalle un paesino che si chiama Agosta, c'è un bel sole, guardate che belle curve lunghe. Oggi diciamo che era anche, no senza diciamo, oggi è la prima uscita che faccio da quando ho montato il nuovo kit di ribassamento della mia Teneré. Ragazzi, 2 centimetri praticamente di abbassamento non sono nulla, ma sono una differenza abnorme. Vi posso dire, 2 centimetri per me ho veramente trovato un'altra moto, soprattutto nelle manovre da fermo, le manovre quelle sullo sterrato da fermo a corto, cioè una tranquillità adesso, cioè appoggio bene tutto il piede per terra perfettamente, da fermo in posizione retta ovviamente, non in dislivello, diciamo sul piano. Prima avevo un po' il piede leggermente alzato sul tallone, adesso invece è perfettamente aderente al suolo, mi dà molta più stabilità e quindi posso dirvi tranquillamente che è stato un affare. Quanto l'ho pagato ci stavo già pensando, con il montaggio e tutto il pezzo che ti arriva siamo intorno ai 200 euro, diciamo scegliamo tra i 180 e i 200 euro, ma ragazzi vi posso dire, per chi è alto 1,78 m, diciamo, quindi che arriva di poco al 1,80 m vicino, vi posso dire tranquillamente che è un acquisto più che azzeccato. La moto non subisce, diciamo, nessun tipo di variazione importante, cioè mi ero preoccupato all'inizio di quello che poteva essere magari il cambio di assetto della moto, soprattutto la luce che passa tra appunto il blocco motore e il suolo, e in realtà ragazzi non si nota, però per il guidatore cambia tutto. Parliamo di 2 cm alla fine, non parliamo però sono quei 2 cm che sul piede, sull'appoggio ti cambia veramente diciamo, la superficie di appoggio e ti dà molta più stabilità, soprattutto in quelle manovre in cui magari devi appoggiare un attimino il piede per andare via, per sgusciare via da una situazione magari un po' difficoltosa. Adesso non c'ho più quella sensazione, oddio adesso mi scivola il piede, non appoggia bene tutto il piede, magari mi può scivolare, quindi tanta roba ragazzi, quindi ve lo consiglio. Quale casa scegliere? Vi dico qualsiasi ragazzi, non vi so dare un consiglio, diciamo per forza scegliete questo, tanto più o meno i costi sono quelli. Allora io approfitto per fare un po' di benzina perché non voglio rimanere fregato, dato che non sono a secco ma non so bene come si mette poi la strada, quindi facciamo un bel pienozzo e poi ci riprendiamo dopo. Allora, siamo appena usciti da Subiaco, io continuo a parlare ragazzi siamo perché non è perché sono matto che penso di stare con altre persone, ma in realtà dico siamo con voi che guardate ovviamente, quindi era questo il senso. Guardate che curva ragazzi, certo posso capire chi ha una moto sportiva la tentazione di dover affondare,
Allora, adesso io qui sto riprendendo la tangenziale di Subiaco e vado verso, dovrei andare verso Ienne. Vediamo adesso dove andiamo. Mi dà circa una ventina di minuti per arrivare a questo altro paesino e da lì dovrebbe poi partire, da quelle parti, diciamo, l'off-road. Ragazzi, dai, a dopo. Eccoci ragazzi, allora ho appena ho imboccato questa strada stupenda, penso, secondo me sarà una bella strada, che porta verso il santuario della Santissima Trinità. Ok, allora qui mi dà il navigatore circa 20 minuti, quindi una decina di chilometri. Io qua proseguo. Ah, qua c'è il laghetto, ah, ma qui c'ero stato. Qui sotto c'è, ragazzi, un laghetto carino, si parcheggia la macchina e si fanno circa 15 minuti di cammino. Il laghetto di San Benedetto è un posto veramente carino, con l'acqua limpida, arrivi praticamente dopo questa camminata di questo quarto d'ora proprio a questo laghetto naturale, ovviamente, con una cascatella molto carina, cioè una piccola bomboniera. Ve lo consiglio, sì, ve lo consiglio, sì, anche se in realtà diciamo l'unica cosa che non mi fa molto a genio è il fatto che ci puoi stare solitamente una mezz'ora a ingresso. Praticamente c'è un ingresso gratuito, se non siano cambiate le cose non lo so, cioè se siano cambiate le cose non lo so. È carino, peccato che non ci puoi stare magari così per rilassarti una mezza giornata. Il posto non è grandissimo, cioè, quindi posso immaginare, per il fatto del turismo che qui comunque a Subiaco c'è, ti porta magari ad avere orde di persone che poi è difficile che se ne vadano, e quindi rischiano di non poter far godere ad altre persone il posto. Qui è una zona ricca di monasteri e abbazie, perché Subiaco proprio a livello storico è una città sotto, diciamo, il dominio ecclesiastico della Curia Romana. Qui intanto c'è un bel fraticello, mi raccomando, andate piano quando passate in questi posti, rispettosi. E il fraticello che sta parlando con i discepoli. Ok, qui adesso usciamo, ci aspetta un bel tornantone. Se riuscissi a togliermi queste macchine sarebbe ancora meglio. Ok, da qui adesso cominciano, da quello che vedo, curve su curve. Ok, meno male oggi questa tregua con il tempo. Ieri a Roma ha fatto una pioggia assurda. Allora, qui la gente, comunque vedo che la gente guida veramente come degli eremiti, si fermano in mezzo strada, fanno come cavolo gli pare. Stavo per dire un'altra cosa, però dato che non mi va di mettere bip a perdere tempo, il bip poi sul montaggio, evito di esprimere certi termini. Ok, questa persona, diciamo lo sceriffo, chiamiamolo così, di Subiaco, si è tolto dalle scatole e si prosegue. Qui non ci passavo da un po' di anni, ma forse da un bel po' di anni. Non vorrei dire una
vorrei dire una fesseria, ma secondo me le tempi di quando andavo a scuola, forse qualche gita scolastica, adesso che vedo questi tunnel mi sta venendo in mente forse qualcosa, mi si sta aprendo qualche finestra del tempo. Strada comunque abbastanza strettina, quindi non possiamo fare troppi malandrini. Ok, proseguiamo ragazzi, guardate che bei segmenti che ci sono qua dietro sul Biago, molto divertente. Infatti diciamo sulla ricerca dicevano, diciamo su questo forum, un po' cercando qui e là, no? Nei vari blog di motociclisti, che queste curve sarebbero state molto divertenti, infatti lo sono. Ci sono tornanti, diciamo chicane, molto divertente. Ragazzi, continua a salire, ci vediamo tra poco, vediamo un pochino come si mette e a più tardi. Ragazzi, mi sono fermato un attimino perché, per farvi vedere anche a voi un attimino con un po' più di calma, ma guardate che posti che ci sono, proprio per carità, ce ne saranno tanti di chiesette sperdute, però questa mi ha veramente attirato l'attenzione. Allora, siamo intanto San Giovanni dell'Acqua. Mi perdonassero tutti coloro che magari sono di questa zona, ma non sapevo neanche dell'esistenza di questo posto. È una chiesa, vedete, in origine monastero benedettino, quello che sto leggendo, non è, me lo sto ricordando, molto carina. Guardate che bella, guardate in che contesto si trova. Ovviamente immagino che sia chiusa, non so neanche se sia in attività questa chiesa, magari per celebrazioni particolari ci potrebbero essere momenti in cui appunto venga aperta al pubblico. Qua mi pare di capire che, vi faccio vedere, oltre alle more c'è, ok, no, questo è un ingresso diciamo secondario della chiesa. Ma guardate, non so se riuscite a vedere, guardate che bello, siamo proprio circondati nella natura. Oggi avevo proprio bisogno di una giornata così, cioè tranquilla, serena, calma, ma vi dico la verità, siamo quasi in zona pranzo, neanche mi sta venendo fame perché c'avevo più voglia di questo che... Poi per carità, fra un po' sicuramente qualcosa dovrò mangiare. Guardate, e niente ragazzi, io ci tenevo a farvi vedere questo piccolo cantuccio e niente, più avanti proseguiamo e ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, bentornati stavo vedendo un attimino se l'audio stesse funzionando, scusate. Allora, sono appena passato da Valle Pietra e mi sto dirigendo verso adesso direzione Santuario della Santissima Trinità e vediamo, poi da lì devo un attimino cercare di capire bene dove inizia quel pezzo di strade bianche che mi dovrebbero poi portare a sconfinare verso Cappadocia e Abruzzo. Qui ragazzi, prima vi ho fatto vedere un po' già qualche anticipo, ma è una strada che non ho mai fatto e veramente mi sta piacendo tantissimo. Allora, quella che sto facendo adesso di preciso è una strada che è temporaneamente aperta, perché c'era un cartello praticamente che diceva che dal 30 aprile, cioè dal 1 novembre al 30 aprile la strada è chiusa, perché stanno facendo, da quello che ho potuto capire e leggere,
stanno rifacendo la strada, buona parte della strada, perché c'è la strada e si vede ogni tanto una brutta frana, quindi stanno ricostruendo pian piano tutto quello che è andato perduto, quindi penso che sia per questo il motivo per cui è chiusa, perché devono avere modo di lavorare in tranquillità in quel periodo. Quindi adesso ovviamente è aperta, non è che ho fatto qualche illecito, anzi è abbastanza trafficato, adesso non c'è nessuno, in realtà prima c'era un bel giro di automobili. E quindi adesso sto proseguendo verso il santuario e poi vediamo adesso come si mette la strada, perché sinceramente purtroppo non c'erano molte indicazioni dettagliate sul percorso, quindi adesso vedrò. Intanto sto arrivando al checkpoint, poi vediamo. Qui adesso continuiamo a salire. C'è comunque da dire che, ripeto, l'avevo detto anche in altri video, sicuramente tanta gente non sa guidare, non sa proprio stare, cioè, allora se togliessimo le patenti a tutte quelle persone che non sanno guidare in mezzo a una strada, avremmo risolto il traffico. Cioè c'è gente veramente che non sa guidare, ragazzi, taglia le curve, va contromano, non si rende conto. Cioè prima uno con un camper stava veramente contromano, questo perché? Perché c'è il camper grande e vuole stare al centro della strada perché non ti senti sicuro su queste stradine, ma non ci venire, cioè se c'hai problemi già con la vista, quindi devi guidare al centro della strada perché ti senti più tranquillo, è meglio che cominci a pensare di lasciar perdere il camper, perché comunque sono mezzi grandi, devi avere il senso della misura, cioè non puoi prenderla col camper e ti butti in mezzo strada, cioè, oltre al fatto che ormai l'80% del guidatore, cioè l'80% dei guidatori, il 10% è la guida, il restante 90% è il cellulare, o il cellulare e sigarette, o il cellulare e chiacchierate in macchina, cioè l'ultimo dei problemi è guardare avanti. Lasciamo perdere, va? Ok, allora io ragazzi proseguo, ci aggiorniamo fra poco. Allora ragazzi, sono arrivato al santuario, ho trovato un piccolo punto di ristoro, quindi adesso penso che andrò proprio a fare un bel paninozzo. Vedo che c'era la porchetta, quindi penso che mi farò un bel paninazzo con la porchetta e vi faccio vedere quello che c'è adesso, magari. Andiamo. Parcheggiato la moto, vediamo un po', sta messa bene, sì, c'è un sacco di gente, vedete? Andiamo a vedere cosa c'è al bar, ci vediamo fra poco. Eccolo qua ragazzi, bel paninazzo, salsiccia e peperoni, dai che vista. Quella laggiù dovrebbe essere Valle Pieta, che ho appena passato. E adesso vi faccio questo piccolo break, bevo un po', mi rilasso, sfumacchio un po' di sigaro e poi mi dirigo verso Cappadocia alla ricerca di questa strada fantastica che pare che sia tanto consigliata. Ci vediamo dopo. Allora amici, pausa pranzo finita, sto lasciando la zona del santuario. Io in realtà il santuario ragazzi non l'ho visitato, ma perché era solo una tappa di passaggio, nel senso per la strada, quindi diciamo magari
potrei aver fuorviato il programma di oggi, però in realtà io avevo messo la zona del santuario, ma perché è un passaggio obbligatorio. Devo dire che c'era molta gente e quando c'è troppa gente io tendo solitamente a cercare di sbrigarmi e scappare. Infatti ho mangiato proprio 20 minuti, non più di 20 minuti, il tempo un attimino di rifocillarmi, bere un po' d'acqua e me ne sto già andando, perché cioè, andare in un contesto, per carità, è bello, sicuramente sarà anche suggestivo, però quando c'è sta troppa caciara, come si dice a Roma, non ci riesco, cioè è più forte di me, cioè scappo apposta dal casino, e quindi quando vedo queste cose, per quanto belle siano, dopo un po' mi viene proprio la claustrofobia. Allora, qui adesso avrò circa una mezz'oretta di strada da fare, quindi per 15 km. Ovviamente il tempo è commisurato al tipo di strada, è una strada molto lenta, quindi non è che puoi andare più di tanto con la moto, ma in generale con qualsiasi mezzo. Quindi ce la godiamo, è fatta apposta per godersi il paesaggio, la tranquillità, quindi la natura. Ecco, già qui è diverso, già qui stai in un contesto più carino. Ah, qui dovrebbe cominciare lo sterrato. Ah, comincia qui lo sterrato, ragazzi. Io allora che faccio? Che faccio qua? Qui c'è un pezzo di dissestamento. Io levo anche, a questo punto levo anche l'ABS perché non voglio sorprese, e vi metto anche la camera direttamente sulla strada, così vedete anche voi un po' di che cosa si tratta, sperando che non mi debba girare perché magari si complica troppo. Io sto oggi da solo con una bicilindrica, potete capire che non è che mi posso mettere a fare cose assurde. Allora, mi alzo anche in piedi perché voglio stare tranquillo. Voglio andare proprio tranquillo, quindi questa adesso mi giro un pochino così, vibra tutto. Più che altro voglio stare attento a non prendere chiodi o d'altro. Qua che cosa fa la strada? Non capisco. Non capisco. Qua mi devo andare di qua. Vediamo un po' che succede. Uno spettacolo, ragazzi. Ma che spettacolo, ragazzi. Ma dove mi trovo? E quindi c'avevano ragione. Qui comincia la strada sterrata. Ah, molto semplice. Cioè, se è tutta così ci mettete la firma. Vado piano piano perché non so quanto sia trafficata, non vorrei trovarmi la macchina che mi viene al contrario e poi vado in crisi, cioè magari devo fare qualche manovra azzardata e non mi va. Allora, vediamo adesso qua quanto ne abbiamo. Io mi metto in modalità trotto, diciamo, non voglio correre, non mi interessa, anche perché guardate quali vacchette che ci sono. Andiamo piano, non voglio fare figure di cacca proprio davanti alle mucche. Che spettacolo! C'è quel fondo misto ghiaino, però è abbastanza compatto, quindi procedo con cautela perché, ripeto, oggi non ho rinforzi, quindi non voglio mettermi nei guai da solo. Cerco di fare la strada, poi vedo se peggiora
nulla mi vieta di tornare indietro, ma dovrebbe essere, da come è stata consigliata, abbastanza fattibile, cioè vedi, ci vengono anche le macchine, quindi adesso vediamo se mi fanno passare. Cioè io facendo tutta questa strada dovrei arrivare in Cappadocia, località Cappadocia. Allora mi fanno passare qui. Qui c'è un piccolo fossetto, ma uno spettacolo, ragazzi. Io adesso, se riesco, mi smarco questa macchina. Però non voglio farmi riconoscere. L'aria è un pochino fina qua, però sempre livello gradevole. La gente che fa picnic. Che spettacolo questo posto, ragazzi. Non è troppo infangato, perché anche quello era a rischio di trovarlo magari un pantano, perché comunque ieri qua in centro Italia ha piovuto. La gente intanto che qui sbracia come se non ci fosse un domani. Ma io quasi quasi lo mando avanti, e adesso mi faccio qualche video carino qua, e secondo me qua posso pure volare un po' col drone. Io adesso qua mi metto qua e vi faccio vedere un po' dall'alto dove mi trovo sostanzialmente. Ok ragazzi, io mi fermo qui in questa bella radura e niente, vi faccio vedere come dall'alto questa zona. Dai ragazzi. It's a Sunday morning rain, another sunrise by the roadside. Oh, it's an old and worn and stain, won't come out no matter how hard I try. And as the sun is coming up, I hear the sound of the waking city. Ok, ripartiamo. Allora, mi rimetto in marcia, sistemo un attimo la telecamera perché non mi piace come sta messa. Ok, pronti. Ok, ho fatto questo piccolo punto panoramico per farvi capire com'era la località. E ci rimettiamo in strada. Ok, proseguiamo. Poi ragazzi, io vedo tanti oggi stanno pure qualche enduro come me. La guida in piedi, che io la vedo sempre ostentata, non è necessaria sempre, cioè non vuol dire enduro fuoristrada guida in piedi, cioè non è sempre così. Non capisco, cioè vedo gente che a volte si ostina a prendere delle pose innaturali. Cioè, se ti senti meglio seduto, stai seduto, poi ovviamente dipende
il tipo di strada chiaramente ti implica che ti devi alzare in piedi, ma per una questione di necessità, tipo una salita, quant'altro, ma quando non serve non lo fate. Ma che serve? Allora, qua proseguiamo. Vediamo un po', io vado cauto perché non conosco il tracciato, per cui non mi sento di correre, o no di correre, cioè di spingere di più, perché non so mai come si presenta la strada, quindi io voglio andare tranquillo alla mia andatura. Adesso vediamo un po' se trovo un po' di spazio dove posso fare, ciao, un po' di spazio dove posso fare un po' di follow col mio drone, almeno vi faccio apprezzare ancora di più questo paesaggio, questi paesaggi. Allora, qua mi va a fare adesso questo pezzo, ma non ho capito se dopo mi va a fare un'inversione, non l'ho capito. Io proseguo, finché posso proseguo, quando no, se vedo che si mette male, ovviamente posso sempre tornare indietro, nessuno mi ha imposto di dover per forza concludere questo tracciato, questa parte. Io vado con calma intanto, quindi andiamo con calma, la strada qui è in discesa ma ancora fattibile. Ok, quindi addirittura ritorna a essere l'asfalto o cemento, non ho capito che cosa sia. Più che altro vado con calma pure perché non voglio distruggere le sospensioni, perché non sapendo come si mette. Ah, qua mi fa fare un'inversione adesso. Ok, dai, io proseguo intanto ragazzi, ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, io qua sto andando in direzione Lago del Camoscio, mi dà qua. La strada ancora, ecco, sto qui a confine con l'Abruzzo. Allora, la strada si presenta bene. Io sto andando comunque cauto perché mi voglio anche godere un po' il paesaggio, non voglio stare intesito per dover stare attento alla velocità, quindi io me la faccio con calma. Adesso dico di me ho un Africa Twin, pure lui vedo che non è della zona, quindi ha visto me che entravo, che proseguivo e quindi mi è venuto dietro. Però la strada, se è così ragazzi, mi sento un paradiso. Adesso questa ve la faccio tutta finché posso, finché me lo concede la strada. Non voglio ripetere l'errore che è accaduto qualche settimana fa con il mio amico Raffaele, dove abbiamo sottovalutato il percorso e Raffaele purtroppo ci ha rimesso le penne, per così dire. Anzi, un saluto a Raffaele, questo giro lo dedico a te oggi. Intanto la batteria vedo che sta quasi per abbandonarmi, quindi a breve mi fermerò per fare un change di batteria. La strada per ora è perfetta, cioè per essere una strada bianca non mi posso lamentare. Qui c'è un altro waypoint dove addirittura c'è una brace seria, cioè uno qui può pure pensare di venire e mettersi a fare una sbraciata. Certo, in macchina devi venirci con molta pazienza, perché se vai veloce qua rischi di giocarti le sospensioni. Io questa adesso me la faccio con calma, c'è qualche pezzo un po' così e così, però è ancora nella fattibilità, Poi vediamo, se mi stanco appena posso ritorno sulla strada, altrimenti continuo. Ma passano anche macchine comunque, quindi non credo che ci siano grandi problemi a concludere la strada.
spettacolo. Intanto c'è una casa con gente che sbracia. Guardate i pascoli, che spettacolo ragazzi, uno spettacolo della natura proprio. Qua mi fa andare di qui, adesso si rientra nella boscaglia. Ciao mucche! Io proseguo. I miei, diciamo, colleghi si sono fermati a questa radura, io voglio un po' proseguire perché mi sto fermando troppo, quindi rischio di poi dovermi sbrigare, non mi va. Qui si sale piano piano, non c'è fretta. Ragazzi, e sto a meno di un'ora da Roma, questo posto ragazzi, per chi è enduro e vuole venire a divertirsi o comunque a godersi questi paesaggi, io mi trovo in località Valle Pietra. Ho appena superato, diciamo, arrivati al santuario, sostanzialmente non ci si può sbagliare, si prosegue dopo il santuario e si inizia questa strada. Io pensavo che mi dovessi impiccare per cercare la strada, invece in realtà finisce proprio dall'asfalto a questo. Qua mi dà 8,9 km, quindi piano piano mi dà 17 minuti, dovrei esserne fuori da questa situazione. Io continuo piano piano perché non so, ripeto, non so, sono da solo, sarò ripetitivo ragazzi, però lo dico per tutti coloro che magari gli venisse voglia di venirci da soli come me, o comunque non hanno avuto modo di organizzare un gruppo perché magari non sempre si può. Andate piano, non dovete per forza dimostrare di essere forti, perché qua basta che cadi, poi qui in queste situazioni trovare soccorso diventa complicatino, quindi andate piano, godetevi il posto, non vi fate prendere dalla prestazione, perché non per forza dovete cadere, ma anche se ci avete per la fretta di fare, no? Ecco, qua diventa cemento per esempio, qua diventa di nuovo tranquillissimo. Dicevo, per la fretta di dover trovare poi fare il giro, potete prendere un pezzo che non conoscete, quindi prendete un sassone, prendete un masso, bucate, è un casino, ma non state da soli, poi vi rovinate la giornata. Io consiglio spassionato, fatela con calma, vedi, io sto andando tranquillo, poi a meno che non mi esce qualche orso, diciamo, mi trovo abbastanza bene. Poi il Tenere è fatto apposta per andare in questi posti, quindi non vi fate preoccupare, non vi preoccupate del tipo di strada, ma più che altro state attenti se prendete a una velocità troppo sostenuta, magari un sasso agguminato, è là il problema, squarciate il copertone. Quindi andate con calma, avete tutto il tempo per evitare l'ostacolo, valutare. Qua per esempio sembra una pietraia, però in realtà è sempre compatta, non è smossa. Qui ecco, per esempio sto per arrivare a una strada, quindi si è concluso qui, si può dire, credo questa è una via non può essere sterrata, quindi io sto arrivando a questa località, adesso sto lasciando questa zona e devo dire una piacevole sorpresa, a me è piaciuto tantissimo, sto cominciando un po' a accusare il freschetto, però non mi lamento. Qui c'è gente che sta sbracciando, vedi, chi ha queste piccole costruzioni prefabbricate per me ha fatto bingo, cioè magari avercene una così.
qua c'è un'altra piccola radura, vediamo un pochino. Allora, qua si continua, intanto è l'1:40, li rende scherzando, è volato il tempo. Si scende, ragazzi, torniamo un attimo su di me così vi spiego un pochino meglio un po' di riflessioni, ecco. Ma questa balla troppo per i gusti miei. Aspetta, questa devo girare così. Il movimento è comodo da arrivare, però devo stare attento a non cascare dalla moto. Ok, eccoci finalmente. Allora, sto concludendo questo tracciato, comunque parliamo di una quindicina di chilometri alla fine. Un pezzo non sono riuscito, non l'ho filmato perché stavo, diciamo così, preso un po' dalla strada, quindi parliamo di una quindicina di chilometri circa. Adesso poi se qualcuno ci ha restato mi corregga pure senza problemi, assolutamente. Allora, qui ecco, sta finendo il tratto, quindi qui si torna ad essere sull'asfalto. Vi dico la verità, è un posto che mi ha scioccato per quanto è bello. Sono arrivato in un paesino che non so che cos'è, Lago del Camoscio, cioè qui leggo l'indicazione Lago del Camoscio, ma non so, sto controllando se c'è fosse il microfono, ma non so se c'è su questo lago, ci sarà un lago, qui non sembra, magari è il nome della località e basta, però. Allora, adesso io ho lasciato questa zona stupenda, ci tornerò sicuramente anche con qualche amico, perché non è per niente difficile, cioè lo può diventare se uno si mette a fare il pazzo, però assolutamente abbordabilissimo. Adesso riprendo la strada, un po' di riverbero, fammi mettere anzi parasole. Adesso mi dà, questa qui sarebbe via di Camporotondo, penso che prenda il nome dalla località, forse da Camporotondo, mi dà 11 minuti per arrivare verso più o meno, dovrebbe quasi esserci, perché sono entrato in Abruzzo secondo me, che prima vedendo la mappa del tracciato mi muovevo sul confine del Lazio, quindi adesso dovrei tornare tramite l'Abruzzo, quindi arrivare verso Cappadocia, Tagliacozzo, sicuramente lì faccio un bel caffettino e poi ragazzi, poi Tagliacozzo riprendo per Roma, tiro dritto e per oggi direi che il mio giro strameritato della domenica me lo sono fatto, me lo sono goduto. Adesso il cielo si è un po' incupito, per cui speriamo che non mi debba anche coprire con l'antiacqua, perché sinceramente non mi va. Non dà la pioggia oggi in realtà, però nell'entroterra non si sa mai come cambia il tempo, perché comunque si addensano qui, è qui che nasce un po' il cattivo tempo del Lazio, perché si addensano sull'Appennino o sulle zone diciamo montuose, stavo per dire Alpi, anche no. Se mi guardo sulla destra vedo Mordor praticamente, quindi speriamo bene. Io l'antiacqua ce l'ho sempre, però lo eviterei volentieri. Allora ragazzi, io vi saluto per il momento, mi fermerò a breve per fare un check della batteria perché mi sta per abbandonare, quindi sto filmando questi ultimi istanti prima di fare la sostituzione. Io qua dico tutto, non è che taglio e cosa, cioè tanto non è che si sa che le batterie non è che durano 25 anni, uno la cambia, poi ovviamente il video carino, io giro a ruota libera, poi per carità quando per me è da tagliare taglio, però fa parte dell'on the road questo tipo di
situazione. Dai ragazzi, bando alle ciance, ci vediamo più tardi, vi faccio vedere un po' dove sono arrivato. Ciao! Allora ragazzi, sono appena arrivato a Cappadocia come località. Credevo qualcosa di più caratteristico, però magari adesso mi addentro dentro al paese e do un'occhiata, casomai, hai visto? Magari me lo faccio anche qui in caffettino, se mi piace. Il tempo pare che sta reggendo, ultime parole famose, e niente, quindi adesso proseguiamo. Qui ho di nuovo le indicazioni per Camporotondo, il santuario, però in realtà io adesso metterò, anzi lo faccio subito, metterò Tagliacozzo per poi ritornare verso, vediamo un po', anzi facciamo, mettiamo casa mia, dovrebbe farmi passare per Tagliacozzo, esatto, 1 ora e 40 minuti. Procedi in direzione nord da via Americo Fabiani verso via 2. Si sente? Si è sentito. Quindi ragazzi adesso io mi dirigo verso Tagliacozzo e ci vediamo fra poco. La zona Cappadocia. Comunque vi faccio vedere qualcosina mentre esco dal paese. È questo qui che vedete, il classico paesino di campagna. Qui ci abita una collega di mia sorella, mi ha sempre detto che abita qua, cioè che è originaria di qua. Oggi ci sono passato per caso, cioè non era puramente una casualità. Carino, cioè carino, per essere un paesino classico, paesino abruzzese di campagna. Ah, qui mi fa andare a destra per forza. Sono sempre carini questi paesini, perché vedi come sono questi vicoletti. Fiaschetteria, non so che cosa voglia dire. Piano piano, se ormai se esce qualcuno. Ok, qui a destra, pensavo che fosse più piccolo, invece è proprio così piccolo. Pensavo di star a girare in tondo, invece in realtà no, è un'altra parte del paese. Chi viene? Nessuno? Vado. Ok. Sono uscito. No, ok. No, mi stava venendo il dubbio che sono uscito da dove sono entrato. Praticamente ho detto ho fatto il giro su me stesso, no. In realtà devo andare di qua e poi sotto. No, ho detto no, in realtà sono tornato, no, infatti era familiare, sono tornato dove ero prima, però in realtà si vede che poi dovevo svincolare a sinistra e sono andato dentro al paese, e quindi il paese mi ha fatto fare un giro, un senso unico, non c'era la possibilità di fare altrimenti. Ok ragazzi, dai, riprendo la strada, a dopo! Allora ragazzi, sono arrivato a Tagliacozzo, si conclude qui il giro della mia domenica e adesso cerco se c'è un baretto aperto, ma vedo tutto chiuso, quindi proverò a entrare dentro al centro, magari vi faccio vedere qualcos'altro prima di chiudere il video, ok? Un po', questo è il centro di Tagliacozzo, che ho fatto il cambio batteria perché si era scaricata. Dico, questo è il centro di Tagliacozzo. Adesso mi sto addentrando in un posto che, se non erro, è di qua, molto carino. Qui c'è la parte che vi dicevo.
molto suggestivo. C'è ancora un'attività in servizio. Vabbè, torno verso la piazza così mi vado a prendere un caffettino. Ok, si passa anche di qua. C'era siamo di qua, un po' dove mi porta, non so che cos'era. Esatto, siamo qui in piazza e vi faccio vedere anche la distesa di Harley Davidson che ci sono. Guardate che roba, mamma mia ragazzi, 40, 80, ce saranno 1 milione di euro di moto. Questa intanto la mando al mio amico Claudio. Tac. Questa è quella che mi sa l'ultima, la special. È bella anche questa. Visto che ci siamo, facciamo vedere qualcosa di extra nel canale. Oh, questa è la mia preferita, una delle mie preferite. Pensa a Dio come si viaggia. Cioè, pensa a Dio come si viaggia là. Cioè ragazzi, cioè per farvi capire, cioè sta meglio il passeggero che il guidatore. Qua saliamo di livello, questo è il trike, questa saranno 60.000, 70.000, ci arriviamo? Penso di sì. Allora, questa è bella pure, guarda che kit da viaggio. Borzone Spring no, Springer, classica ammortizzazione vintage. Vabbè ragazzi, dai, andiamoci a prendere un caffettino. Io vi saluto da questa splendida cornice di Tagliacozzo e ci vediamo prossimamente per un nuovo video sul canale di Lupo Solitario. Ciao ragazzi. The sound of the waking city. I'll hitch a ride at the next truck stop if someone will show a stray dog some pity.